Molti di voi la daranno per scontata, ma vi garantisco che è proprio l'acqua l'ingrediente più sottovalutato nella produzione della birra. In questo nuovo video vi farò scoprire il ruolo fondamentale che gioca questo ingrediente grazie ai suoi sali minerali e che costituisce il 95% del prodotto. E mi raccomando, non date per scontata neanche l'iscrizione a questo canale, perché è l'unico ingrediente che riesce a portare avanti la produzione dei miei video e mi motiva a darvi sempre più notizie riguardanti la birra. Adesso sigla! Dovete sapere innanzitutto che nel corso della storia molte tipologie di birra sono nate in determinate zone del nostro pianeta dove l'acqua riusciva ad influenzare anche di molto il sapore della birra. Per farvi qualche esempio, le Pilsner della Repubblica Ceca, tipiche birre note per la loro scorrevolezza e facilità di beva, devono queste sue caratteristiche all'acqua dolce di Pilsen. Al contrario, le Stout, che hanno come base la durissima acqua di Dublino, o le Pale Ale, con un legame fortissimo con le acque ricche di calcio e solfati di Barton. Da questi dettagli potrete già dedurre che per produrre birre scure avrete bisogno di un'acqua più carica di minerali. Al contrario, se vorrete fare una birra chiara, più scorrevole e beverina, avrete necessariamente bisogno di acque più dolci e povere di minerali. Apro una parentesi per i piccoli birrai casalinghi. Se producete i canonici 20 litri, sappiate che avete un grosso vantaggio. Potrete scegliere l'acqua che volete per realizzare la vostra birra. E soprattutto senza dover ricorrere ad impianti ad osmosi, addolcitori o strumenti scientifici vari. Ebbene sì, dato che ogni stile birrario esige una propria tipologia di acqua, vi basterà recarvi a un qualsiasi market e acquistare quella più indicata alla tipologia di birra che vorrete produrre. Vi basterà confrontare i sali minerali disciolti all'interno dell'acqua che vorrete acquistare con quelli dello stile che vorrete produrre per avere dei risultati veramente ottimali. Ad ogni modo, nella tabella che vi mostro trovate delle indicazioni sui minerali presenti che più rispecchiano la tipologia di birra che vorrete ottenere, secca, bilanciata o più corposa. Seguite questi consigli e noterete che il risultato sarà veramente ottimale. Io stesso, quando producevo birra a casa, ho notato un notevole miglioramento delle mie birre da quando ho iniziato a utilizzare un'acqua determinata alla tipologia di birra che volevo produrre. Quindi fatemi poi sapere nei commenti magari se avete notato questo cambiamento anche voi. Veniamo ora al dunque. Ma a cosa servono nella birra i vari minerali dell'acqua? Intanto vi dico che ne distinguiamo 6 e sono bicarbonati, calcio, magnesio, sodio, cloruri e solfati. Partiamo dai bicarbonati. Non hanno alcun effetto sul profilo aromatico della birra, ma ostacolano anche di parecchio l'abbassamento del pH durante l'ammostamento. Si tratta di una caratteristica che aiuta molto durante la produzione di birre scure, in quanto l'utilizzo di malti tostati provoca un rapido abbassamento del pH della miscela. Per modificare la concentrazione di bicarbonati all'interno della birra si usa il bicarbonato di sodio senza però eccedere, altrimenti la birra vi risulterà con un sapore fortemente sapido. Passiamo al secondo, ovvero il calcio. Come il precedente, anche questo non influenza il gusto finale della birra. Tuttavia funge da elemento coadiuvante nelle varie fasi di produzione. In fase di ammostamento influenza la discesa del pH e aiuta la conversione degli amidi in zuccheri. Durante la bollitura invece aiuta le proteine a coagularsi e nella fermentazione costituisce un importante nutrimento per il lievito. Deve essere però accuratamente bilanciato in quanto i malti in natura ne possiedono già di suo. Per la modifica di questo minerale solitamente si utilizza il gypsum. Col gypsum si aumentano anche i solfati. L'alternativa è il cloruro di calcio, con il quale invece si aumentano anche i cloruri. Quindi resta a voi trovare il giusto bilanciamento. Passiamo adesso al terzo elemento, ovvero il magnesio. È un sale che durante il processo produttivo tende a far scendere il pH, mentre a livello organolettico contribuisce a dare pienezza al sapore della birra. Tuttavia, se presente in eccessivo dosaggio, tende a dare sapori sgradevoli come l'astringenza al sapore finale della birra. Per la modifica di questo sale si utilizza l'Epsom, ovvero solfato di magnesio, ma non è indispensabile in quanto raramente dovrà essere aggiunto. Passiamo adesso al sodio. Questo contribuisce in maniera positiva a dare corposità alla birra, esaltandone il sapore e la rotondità, ma se presente in eccesso renderà troppo sapida l'acqua. Questo potrà essere anche un bene se dovrete produrre birre più particolari come le gose, che sono caratterizzate da una salinità molto elevata, o sperimenti vari, ma solitamente per le birre più comuni è bene non esagerare nel dosaggio. A meno che non vogliate utilizzare quest'acqua per cucinarvi un piatto di pasta anziché prepararvi la birra. Per la modifica di questo componente solitamente si utilizza il semplice sale da cucina, ovvero il cloruro di sodio, o in alternativa il bicarbonato di sodio. Se si sceglie di utilizzare quest'ultimo, inevitabilmente aumenterà anche il numero dei bicarbonati, di cui vi ho parlato poco fa. Al contrario, se si sceglie di utilizzare il cloruro di sodio, aumenteranno anche i cloruri. Perciò resta a voi fare la scelta migliore. Ma fra tutti i sali disciolti nell'acqua ve ne sono due che giocano un ruolo particolarmente fondamentale e sono i cloruri e i solfati.
Se il rapporto fra i due sali sarà sbilanciato dalla parte dei cloruri, allora si esalterà la parte maltata della birra, aumentando così la rotondità e la corposità del prodotto finito. Questo è ottimo per produrre birre come Bock, Brown Ale e Dunkel. Se al contrario il rapporto fra questi due sarà sbilanciato dalla parte dei solfati, allora andremo ad enfatizzare l'amaro dato dal luppolo e anche un po' di secchezza della birra finita. Con un'acqua del genere quindi mi sento di consigliarvi la produzione di IPA o American Pale Ale, o comunque birre per veri amanti del luppolo. Giunti a questo punto mi auguro di aver fatto chiarezza sul ruolo fondamentale ma nascosto che svolge l'acqua all'interno della birra e che spesso viene fin troppo sottovalutato. Vi aspetto nel prossimo video per farvi scoprire ancora tante curiosità riguardo al mondo brassicolo.